Buongiorno e benvenuti nel giardino di Monfestino in una splendida giornata primaverile di fine aprile, festiva. Oggi ci occuperemo di dare un'occhiata agli aggiornamenti del giardino, le fioriture e vedremo anche i lavori che ci sono da fare. Naturalmente, sempre assieme ai nostri amici. Oggi c'è Tile qui con noi. Dicevamo che siamo a fine aprile, quindi in piena primavera. Qui a fianco a noi abbiamo una delle fioriture blu bellissime del nostro giardino, la Ajuga reptans, che è sia a terra che in vaso. Si tiene benissimo, ma ama la mezz'ombra. Guardate, sono germogliati i semi dei nostri Lilium stargazer, e in questa parte del giardino, per il momento ancora all'ombra, abbiamo delle bellissime Tristagma, Uifeion, viole e solo una stupenda genziana, il vero blu. Con il cinguettio degli uccellini sempre presenti in giardino abbiamo questi tulipani, i preferiti dalla regina Elisabetta, Tulipa Wonder, che si stanno per aprire perché sta per arrivare il sole, con lo sfondo di una bellissima azalea super fiorita, l'azalea Aladdin Scout. Guardate nel fondo ci sono i tulipani, questi che stanno per finire, tulipani classici, e vedremo come gestirli alla fine della fioritura, mentre invece sta per aprirsi, e anche in questo caso coprendosi di fiori, l'azalea Feuerzamber. Sono veramente in salute. Naturalmente anche queste piante amano la mezz'ombra e il terreno acido. A fianco abbiamo delle bellissime coprisuolo che sono le Phlox. Questa è la Scarlet Flame, non ancora del tutto fiorita, e questa è la Dark Blue Center. Delicatissime, sempreverdi coprisuolo, e in questo periodo fioriscono. Danno veramente un tocco frizzante al giardino. Qui invece abbiamo il rododendro molle, l'unico rododendro caducifoglie della nostra collezione, il Golden Eagle, che è quasi pronto per fiorire. Lo farà in maggio. Attendiamo con ansia questi colori insoliti per un rododendro. Sarà arancione. Parte qualche fiore di fragolina. Il display dei tulipani sta per finire, come vedete. Fioritura di oltre un mese. I tulipani verranno sostituiti nel giro di pochi giorni da dipladenie, che invece fioriranno in estate, ben presenti e in pieno sole. C'è ancora una primula e tantissimi fantastici. Guardate che tulipani, gli Snow Crystal, sempre con lo sfondo del nostro gattino, tulipano frangiato bellissimo. Altra coprisuolo, anche qui è facilissima da moltiplicare. Sempre la Phlox subulata, in particolare questa è la Candy Stripes. Abbiamo piantato recentemente, l'abbiamo visto insieme, le peonie, che stanno vegetando bene. Il primo anno faranno solo tanta vegetazione, anche se c'è una sorpresa. Queste Flame sembra che fioriscano già dal primo anno. Vedete, questi tulipani hanno quasi finito la fioritura. Per evitare che vadano a seme, vanno tagliati così. Oppure semplicemente si può togliere la parte superiore. Così. Evitando che vadano a seme, tutta l'energia finirà nel bulbo e le foglie non vanno tolte né tagliate,
perché finché saranno verdi continueranno a nutrire il bulbo. Abbiamo visto la bordura qui davanti, con le rose quasi pronte per fiorire. Guardate questa, quanto sarà alta, quasi fino al tetto. La fine della fioritura della caria japonica. Questi sono i giganteschi boccioli floreali dei rododendri. In particolare questo è il rododendro Marcel Menard, trapiantato da terra a vaso per salvarlo. Aveva dei problemi nell'assimilazione del ferro, e in vaso invece è molto più gestibile e si trova molto bene. Qui invece c'è un altro rododendro, il Madame Masson, quello dedicato al nostro gatto Gray, anche questo in salute, come tutti i rododendri, guardate le foglie. Questo invece è già fiorito. Questo è uno splendido rododendro, si chiama Baden-Baden. Era piccolino, era una pianta della quale si era innamorata mia moglie, comprata in un supermercato. Comunque tutte le piante acidofile, se gestite bene, regalano spettacolo. C'è una fioritura, se appena aperta, è molto simile il colore del rododendro che abbiamo piantato insieme lo scorso autunno, il Geisha Orange. Andiamo a vederlo da vicino. Sotto la magnolia che sta mettendo le foglie ma ha ancora dei fiori, c'è proprio il Geisha Orange. Vedete, una tonalità più chiara, più delicata rispetto al Baden-Baden. Questo piccolo rododendro non ha avuto problemi nel travaso ed evidentemente lo sta dimostrando con la sua fioritura. Dando il sole anche sui fiori della Syringa vulgaris, il conosciutissimo lilla della California. Alcuni aperti, alcuni ancora no, e questa è la prima volta che fiorisce. Questa pianta invece proviene dal bellissimo progetto della regione Emilia-Romagna, mettiamo radici per il futuro. Era una piccolissima talea che negli anni, piano piano, è arrivata fino a questo punto. E i fiori sono profumatissimi. Lo sfondo, allargo un po' qui nella nostra panchina dove rilassarci in giardino, è di altre azalee. Questa viene dal vivaio Gigli, è un'azalea Nanni in piena fioritura. Dietro un'azalea indica, al contrario della Nanni che è un'azalea japonica, questa è un'azalea indica Panfilia. Questo è un pochino più indietro come fioritura, ma sta arrivando. Molto carine qui a fianco alla panchina, perché poi i giardini vanno anche vissuti, non bisogna solo lavorarci, bisogna goderseli, goderne della bellezza, dei profumi, della pace e della tranquillità. E lo facciamo e lo faremo anche oggi. Qualche viola azzurra, altre piante del progetto Mettiamo radici per il futuro. Questo è un sorbo, ancora in vaso naturalmente, anche perché diventerà altissima come pianta e verrà piantata o nel bosco o nel prato, qui davanti che vedete sullo sfondo, dove abbiamo piantato già anche altre piante del progetto Mettiamo radici per il futuro. Il primo anno di fioritura anche di questo maggio ciondolo o laburnum, anche questa è una pianta proveniente dal progetto della regione Emilia-Romagna di piante gratis, mettiamo radici per il futuro. Amatissimo dalle api, ma attenzione perché tutte le parti del maggio ciondolo sono tossiche, anche per questo non lo vedrete mai piantato nei parchi, è raro. Noi prendiamo il caffè, vero, tutte le mattine? Bene, stamattina i fondi di caffè li diamo anche alla nostra ortensia. Un'ortensia azzurra che proprio per rimanere azzurra ha bisogno del terreno acido e questo è un modo naturale per riciclare i fondi di caffè e per dare acidità al terreno. Preferiamo non utilizzare i cosiddetti concimi azzurranti. Un altro dei lavori che ci sarà da fare sarà, vedete, ho preparato questa aiuola
per la Camellia Margaret Davis, che a fine fioritura verrà trapiantata a terra. Sì, ci daranno mano sicuramente anche Dalia. Come vedete dentro ci sono potature di abete rosso, quindi materia organica acida, perché essendo un'acidofila ha bisogno di un terreno per acidofile oppure torba. Ricordiamoci sempre, la torba deve essere certificata, cioè estratta in modo sostenibile per il pianeta. E questa è la magnifica Camellia Margaret Davis. Guardate i fiori, che delicatezza. A fine fioritura la metteremo a terra, riparata dall'abete rosso, sia dai venti gelidi, invernali, che dal sole cocente, una pianta che ha bisogno di mezz'ombra. E ora non ci rimane che preparare il giardino per godercelo. Sdraio, panchina che è la mia preferita e delle belle sedie comode. E ricordate, qualunque giorno sia, rendetelo bello.